canale Tao Power Life. Oggi pratichiamo Qigong. Sappiamo come praticare Qigong permette alla nostra colonna vertebrale di stare dritta. Fin tanto che la colonna vertebrale è dritta, possiamo ritenerci giovani, così diceva un detto cinese. Fin tanto che la tua colonna è dritta, puoi considerarti giovane. Perché? Perché se la colonna è dritta ed è in aggiunta anche elastica, allora il Qi fluisce nel corpo in maniera regolare, e fin tanto che il Qi fluisce in maniera regolare nei meridiani energetici, allora il corpo è vitale, il corpo è forte. Oggi faremo un esercizio che si chiama di respirazione, la respirazione prolungata, che serve a portare il flusso del Qi lungo la spina dorsale. Allora ci mettiamo in questa posizione, cominciamo con 5 respirazioni addominali, cioè portiamo l'inspirazione fino all'addome, e poi proseguiamo con 5 respirazioni sommerse. Se non vi ricordate come si fanno, c'è un video ad hoc che si occupa sia dell'una che dell'altra. Quindi il primo procedimento, prima di cominciare l'esercizio, 5 respirazioni addominali. Si inspira col naso e si porta l'aria nell'addome. Poi si espira, l'addome scende e l'aria esce dalla bocca 5 volte. Poi faremo, diciamo la procedura prevede questo procedimento, 5 respirazioni sommerse, cioè si inspira, l'ho spiegato in un altro video, si porta l'aria in corrispondenza del Dantian in fase di ritenzione, e poi si sta 2-3 secondi in ritenzione, poi si espira dalla bocca, ma nello stesso tempo con la mente si porta l'energia in corrispondenza dello yin, che è il punto che si trova tra l'ano e l'organo sessuale, in particolare prima dell'ano. Fatte queste 5 respirazioni addominali e 5 respirazioni invece sommerse, cominciamo quello che è l'esercizio di oggi, e cioè la respirazione prolungata, che serve a portare l'energia e a stimolare il flusso di energia lungo la spina dorsale. Allora, in fase di inspirazione andiamo a portare l'ispirazione, quindi andiamo a portare l'energia con la mente direttamente nel punto Yin. Il punto Yin è il punto di raccordo dei meridiani energetici Yin e si trova prima dell'ano, tra l'ano e l'organo sessuale. Poi, dopo questa ispirazione, andiamo a stare 3 secondi in ritenzione. Durante quei 3 secondi è molto importante andare ad unire le dita dei piedi e a sollevare l'ano. Durante questi 3 secondi con la mente porto l'energia dal punto Yin al punto Chang, è un altro punto che si trova dopo l'ano. Termino la fase di ritenzione di 3 secondi, l'energia sta nel punto Chang. In fase di espirazione con la bocca comincio a visualizzare l'energia che sale lungo la spina dorsale fino al punto Bayui, che è il punto che si trova alla sommità della nostra testa. Quindi lavoriamo oggi con 3 punti, lavoriamo col punto Yin in fase di ispirazione, inspiriamo con il naso e portiamo l'energia nel punto Yin prima dell'ano. Poi ritenzione 3 secondi, stringiamo bene le dita dei piedi e andiamo a sollevare l'ano. Portiamo l'energia a scavallare l'ano e a arrivare al punto che si trova a Chang subito dopo l'ano. Termina la fase di ritenzione, rilassiamo le dita dei piedi, rilassiamo l'ano, espiriamo con la bocca e con la mente portiamo l'energia nel punto Bai Ui, quindi sulla sommità della testa, in fase di espirazione. Portata l'energia qua, espirato completamente con la bocca, stiamo altri 3 secondi e poi ricominciamo la ripetizione. Noi lo faremo semplicemente 10 volte, è il minimo di ripetizioni con cui si deve cominciare, però ricordo che è importante cominciare con 5 respirazioni complete addominali, 5 respirazioni sommerse e poi almeno 10 respirazioni prolungate per stimolare il flusso su tutto il corpo. Quindi stiamo lavorando sull'energia, stiamo lavorando sulla vitalità e sulla forza del corpo. Ci mettiamo in questa posizione, possiamo sovrapporre le mani davanti al nostro Dantian, ispiriamo
con il naso, portiamo quindi l'aria sul punto yin. Ora andiamo a portare in ritenzione l'energia sul Chan Chang dopo l'ano, espiriamo con la bocca e lo portiamo nel punto Baiyui. Ritenzione, cominciamo, inspiriamo, ritenzione, espiriamo, inspiriamo, ritenzione, l'ano sale, espiriamo, rilassiamo le dita dei piedi, rilassiamo l'ano, l'energia in fase di espirazione sale sul punto Baiyui, ritenzione ancora di 3 secondi, inspiriamo, riteniamo, espiriamo, ritenzione, inspiriamo, visualizziamo l'energia del punto Yin, ritenzione, punto Chan Chang, espirazione, punto Baiyui, ritenzione, inspiriamo, ritenzione, espirazione, ritenzione, inspiriamo, ritenzione, espirazione, ritenzione, inspiriamo, ritenzione, espirazione, ritenzione sul punto Baiyui, ricominciamo, inspirazione, lentamente con il naso, rallentiamo la respirazione, gonfiamo l'addome, andiamo con la visualizzazione del punto Yin, tratteniamo, le dita si chiudono dei piedi, l'ano si solleva, con la visualizzazione portiamo l'energia nel punto Chan Chang subito dopo l'ano, espiriamo con la bocca, l'energia sale fino al punto Baiyui, ritenzione di 3 secondi, inspiriamo, ritenzione, espirazione, ritenzione, ancora una, inspiriamo, ritenzione, uniamo le dita, solleviamo l'ano, portiamo l'energia dal punto Hui Yin al punto Chan Chang, espiriamo con la bocca, l'energia sale sul punto Baiyui, ritenzione di 3 secondi, lasciamo andare le braccia, rimaniamo per qualche secondo, voi anche per qualche minuto in questo modo, e percepite gli effetti di questa pratica di respirazione molto importante. Abbiamo lavorato con 3 diverse respirazioni, progressivamente 5 ripetizioni di respirazione addominale, 5 di respirazione sommersa, quella che portava l'energia quindi dal punto dal mare del Qi, quindi dal Qi al punto Wu Yin, dal punto Wu Yin al punto Mingmen, e poi Qi, il circolo dell'energia, respirazione sommersa. E poi abbiamo lavorato con la respirazione prolungata, che è l'oggetto di questo video, cioè la respirazione che arriva quindi in fase di ispirazione portiamo l'energia sul punto Yin prima dell'ano, ritenzione portiamo l'energia dall'Yin al Chan Chang, che è un punto energetico che si trova dopo l'ano, poi con l'espirazione alla bocca facciamo sollevare l'energia, la visualizziamo fino al punto Baiyui, tratteniamo, ritenzione 3 secondi e poi ricominciamo il giro. È una respirazione, quella prolungata, molto molto importante, stimoliamo l'energia lungo la spina dorsale, una sorta di kundalini, no? Attraverso il Qigong, quello è l'effetto un po' della kundalini, quello di andare a portare, a favorire l'ascesa dell'energia lungo la spina dorsale. Quando andiamo a soffermarci in fase di ritenzione sull'area che si trova dall'Yin e Chan Chang, che è chiamato dai cinesi, dai maestri taoisti, il fondo del mare, potremmo avere calore. Non ci soffermiamo tanto su quella zona, solo durante la ritenzione, poi passiamo ad un'altra zona. Anche soffermarsi eccessivamente su una parte non è positivo, perché la mente ha il potere di creare anche degli accumuli di energia. No,
è sufficiente 3 secondi e poi quell'accumulo di energia lo spostiamo, perché l'intento è farlo circolare lungo il corpo per stimolare il flusso di energia lungo tutto il corpo, la spina dorsale, e poi scende in questa direzione. E se la pratica costante di questa pratica vi porta dei benefici, condivideteli come sempre, perché è un servizio che portate a tutti. La condivisione, l'insegnamento, la diffusione è molto molto importante. E se volete ci vediamo al prossimo video con Tao Power Life. Grazie, grazie, grazie.